Urshdaur, il rituale sumero per usurpare i corpi. Gli Anunnaki dei Sumeri erano crudeli e gelosi. Proteggevano quelli che rendevano culto pubblico e privato e perseguitavano quelli che non lo facevano o adoravano altri dei. Alcuni di questi dei concedevano ai loro seguaci forti poteri magici come una ricompensa per la loro lealtà. Nell'Urshdaur la capacità di rubare l'anima dal corpo di qualcuno per installarla a loro in se stessi. L'Urshdaur diventa fra uno di questi poteri consegnati dagli antichi dei. Urshdaur significa rubare l'anima attraverso il sangue. Ci è arrivato, ci sono arrivate quelle informazioni grazie a delle tavolette di terracotta estratte dai giacimenti di Eridu e raccontano questo rituale con tutti i dettagli, nonostante tali sfere non possono essere raggiunte dal grande pubblico per ovvie ragioni di sicurezza. Queste tavolette non sono state essere adeguatamente datate mediante la procedura di carbonio 14, però sarebbero anteriori alla grande inondazione che tutti conosciamo come il diluvio universale. In Spagna esiste almeno una copia di queste tavolette, se non una collezione privata. A Valencia i Sumeri non apprezzavano molto la vanità, quindi l'uso del Rushdoor per cambiare un corpo brutto per un altro bellissimo era relativamente raro, anche se le necessità politiche o le sostanziose offerte economiche potevano aver deciso di averlo usato per questa ragione, per questo motivo. Alla principessa Nafater, per esempio, cambiarono da ragazza il corpo deforme con quello di un'altra ragazza molto più bella che fu sottratta ai suoi genitori. In cambio, i sacerdoti e le sacerdotesse che lo fecero ricevettero abbastanza denaro per costruire un nuovo tempio e la garanzia di giocare un ruolo politico vitale nel regno. Nella maggior parte dei casi il Rushdaur veniva applicato per raggiungere tre obiettivi di base. Il primo, logicamente, era quello di curare malattie fisiche, usurpando il corpo di una persona sana. Tuttavia, e dato che il Rushdaur è molto più inefficace quanto maggiore è l'età dell'aspirante o donatore, è difficile che venisse usato da anziani egoisti per cambiare vecchiaia con gioventù. Però è possibile che veniva usato per cambiare il corpo di un bambino infermo per un altro sano. Il secondo obiettivo era di cambiare, di girare intorno a un amico cambiare. Il sogno di qualsiasi spia è quello di introdurre un agente nel corpo di un uomo di tutta fiducia nemica. E il terzo era quello di usurpare il potere, introducendo l'aspirante illegittimo nel corpo del principe o re legittimo. Da qui vengono leggende come quella di Excalibur, dove il candidato, l'aspirante, deve seguire alcune prove e dimostrare successo, che solo qualcuno con la mente e lo spirito del legittimo governante può realizzare. Non tutti potevano beneficiare del Rushdaur. Dopo aver pagato quello che veniva richiesto, l'aspirante entrava come schiavo a servizio del tempio durante un periodo non inferiore a 6 mesi, durante il quale veniva sottoposto a severe prove per determinare se si comportava bene e se lo spirito era trasportabile, oltre a fornire servizi molto difficili che includevano la prostituzione sacra. Nel caso in cui l'aspirante veniva considerato sufficiente, veniva sottoposto all'immersione, nella quale doveva sottomettersi ad un duro trattamento preparatorio fra 1 e 4 anni di durata, il cui scopo principale
era separare l'anima dal corpo dell'aspirante, prepararla per l'inserimento in un altro corpo. Questo trattamento includeva complesse tecniche corporee e mentali, l'assoluta obbedienza e abbandono al Dio incarnato nel mago e nell'offerta di 2 sacrifici umani, oltre a una serie di sacrifici economici. Le vittime dovevano poi essere rapite o attirate con trucchi e inganni perché andassero al luogo specifico dove il rito finale si sarebbe svolto. In condizioni ideali, questo involontario donatore doveva essere il più giovane possibile, però non così tanto come per non essere in grado di sopportare il processo. I Sumeri credevano che nei primi anni di vita lo spirito non è ancora fissato completamente al corpo e per questo è molto più facile separare il tutto. Era molto più facile separare il tutto. In tutti i casi, l'Urush Daur non funzionava ancora in assoluto quando il donatore aveva più di 21 anni se era una donna o più di 14 se era maschio. All'estremo opposto, se la vittima era troppo giovane, sarebbe morto a soffrire i trattamenti brutali, autentiche torture di settimane di durazione necessarie per separare l'anima dal corpo fisico. Quindi la maggior parte di questi sfortunati donatori erano bambini e bambine fra gli 8 e i 14 anni. Questi tormenti potevano durare tra un mese e 4, a secondo della resistenza del donatore, della resistenza a separarsi dal corpo. Finalmente si praticava un prolungato rituale in cui l'anima della vittima era estratta e conservata in un contenitore, quindi cedeva il corpo all'aspirante, che moriva nel processo. Il corpo del richiedente veniva sepolto segretamente e in modo anonimo, come, come non portatore di anima. L'anima del donatore doveva essere tenuta in un posto segreto. Così se il contenitore si rompeva, l'anima si sarebbe liberata e sarebbe tornata sotto forma di fantasma a rivendicare il corpo. Le cose non sempre andavano bene. Una delle tavolette rivela che l'Urshdaur aveva successo in 40 su 60 bambini piccoli, tra i 30 e i 60 bambini di più vecchi, in 25 su ogni 60 adolescenti, in 12 su 60 giovani e in 3 su 60 su mature e 1 su 60 anziani, senza smettere di dire che 20 su 60 donatori morivano a causa della durezza delle cerimonie preparatorie. Queste differenze di età sono dovute al grado di fissazione dell'anima al corpo, che anche nell'aspirante è più grande, mentre nel vecchio è minore. E così falliva. Quindi c'erano 2 opzioni: o, o ricominciare o diventare sacerdotessa, sacerdote per la vita, perché i segreti del Rush Daur non potevano essere ceduti ad altri, nelle mani di altri, in altre persone con risentimento. Cominciarono i rettiliani del Rush Daur. Questo discorso l'ho trovato per caso durante cercavo informazioni sulla lingua sumera e mi ha interessato in grande maniera. Quindi durante gli ultimi anni mi stavo chiedendo se gli Anunnaki sono umani, come crede Zecharia Sitchin, come crede David Icke o Anton Parks, fra gli altri. Un giorno mi è venuto in mente che forse in un certo momento i rettiliani hanno addotto alcuni Anunnaki umani per espellere le loro anime e usurparle i loro corpi, processo che l'investigatore Preston Nicholson denomina sovente, per differenziarlo da quello conosciuto come Palkin,
dove c'è un previo accordo con il proprietario originale del corpo, perché questo lo lasci e ceda volontariamente al nuovo utente. Ora scopro che la stessa cosa, quello che Nichols chiama Sovein o Forfein, veniva conosciuto in Sumeria come Urshdaur e se i sacerdoti sumeri lo praticavano. Poi, con più ragione, gli alieni, se gli Anunnaki erano umani, come crede Sitchin, quindi i rettiliani potrebbero averlo praticato, l'Urshdaur con alcuni di loro, e più tardi con gli umani terrestri. Questo potrebbe significare che l'elite rettiliana che attualmente ci governa, che governa il mondo, potrebbe non essere rettiliana in un senso biologico, ma solo di anima e corpo astrale, conservando questo aspetto del primo corpo biologico quando si incarnarono nell'universo, come, come ha lasciato un video il contattato Alex Collier estratto dalla sua conferenza Prospettiva di Andromeda sulla storia galattica, dove esprime questa stessa idea che le persone che vedono all'improvviso cambiare secondo un'apparenza rettiliana, forse presentano un fenomeno astrale, non fisico. Forse i lignaggi degli illuminati realizzano l'Urush d'Oro per far entrare entità rettiliani nel corpo dei loro figli. Alex Collier dice di aver ricevuto informazioni del fatto che almeno di queste famiglie, i Rothschild, farebbero lo scambio nei loro figli quando questi compiono 3 anni. È molto tempo, ok? A pensare tutta questa merda. Siamo alcuni dei più promettenti, ma in ogni modo io voglio darvi la mia propria opinione ora, basata su quello che io non so, non lo conosco come un fatto, però se il Consiglio Andromedano fa questo nel prossimo anno e tratta di rimuovere tutte le presenze terrestri regressive dal pianeta e dalla Luna, se di fatto fanno questo, Morenay ha detto che quello che pianificano semplicemente lo vedremo tutti e noi lo potremo osservare. Nel giro di 3-4 anni, nel nostro tempo, quello che vogliono fare è come vedere reazioniamo noi stessi quando noi siamo manipolati. Lo faremo? Staremo uniti? Di fatto? Ok? Ora, bene, il punto che ho sviluppato questa mattina è che c'è stato un periodo di 300 anni dove in realtà non c'è stato intervento extraterrestre. Bene, siamo stati governati dalle monarchie europee, gli United States d'America, dame, cavaliere, donne e uomini non se ne sanno nulla, è stato un incidente. Si suppone che non è accaduto nulla, ok? Le famiglie reali d'Europa che sono connesse con i lignaggi extraterrestri, si suppone che non hanno mai perso il controllo, non perderanno mai il controllo, mai. E una volta che è stata aperta la cassa di Pandora, molta gente li ha seguiti perché siamo abituati alla tirannia. Loro già lo sanno, e noi anche. Andiamo avanti. Cosa ci puoi dire sul shapelifting, cambiamento di forma? I draconiani realizzano questo tipo di cose? È una conversazione. Ho avuto questa conversazione prima con un membro della nostra conferenza.
Shapeshifter, cambiatore di forma, esiste la tecnologia? Esiste questa tecnologia dove qualcuno può creare un ologramma intorno a se stesso? Sì, questa tecnologia esiste. Questa tecnologia è usata attualmente sulla Terra? La risposta a questo è no. Ok? Ora, può una persona, un'entità regressiva, prendere possesso di un corpo umano? La risposta a questo è assolutamente sì. E il processo di fatto è molto semplice. Adducono qualcuno, lo fanno morire molto lentamente e nel momento del suo ultimo respiro, quando la sua essenza lascia il corpo, lo rimpiazzano con un'altra anima. Un po' più tardi questa persona, questo corpo viene sollevato dal tavolo. È lo stesso corpo fisico, però con dentro un'altra agenda completamente differente, perché ha ha ora un'altra anima, un'anima differenza, un'anima differente. Questa tecnologia esiste, se volete chiamatela così. Però il mio comprensione è che esistono da 3-7 mesi come periodo di transizione, generalmente quando si passa a una figura maggiore, questi stanno attenti, lontani dal pubblico e molto raramente vengono visti. Ok, quando questo succede? Perché si stanno adattando. Ora, bene, parliamo di qualcosa di più su questo. Il messaggio è, bene, quello che alcune persone hanno detto è, bene, se, se loro possono convertirci in rettiliani, difatti ho visto un rettiliano, ora questo probabilmente è molto certo. Ora, bene, questo non significa che sono realmente rettiliani e che semplicemente sanno e conoscono questa tecnologia per combattere gli esseri umani. I rettiliani non sono abituati a emozioni estreme, però non hanno emozioni come noi. Quindi molti delle razze umane sono fuori, non tengono le emozioni estreme che abbiamo noi. Quindi quello che accade è che se hai una situazione in cui il corpo si esalta perché è un corpo umano, questo è quello che fa. È un'enorme antenna. Quando uno si sente emozionato, l'anima del rettiliano dentro non sa come comportarsi. Ok, per questo probabilmente si spaventa e si allarma e getta un allarme. E quando questo succede, dovuto a che qualcuno si spaventa, si proiettano. Voi vedete una protezione, una proiezione di loro stessi all'intorno. Ok, è così perché loro non sono abituati alle emozioni, si proiettano fuori, non sanno come comportarsi. In altra parte del periodo di transizione, questo è quello che mi hanno detto. Questo è parte del periodo di transizione, questo è quello che mi hanno detto. Perché un rettiliano originale tiene relazioni sessuali con un essere umano? Però nessun discendente ne verrà fuori. Sono sterili. Quindi lo sapete, se c'è un discendente sarà per le manipolazioni genetiche. Questo non so se realmente è stato fatto, però di nuovo hanno una mancanza in questo. Questo sicuro, questo che viene in gioco. Non ho capito bene la domanda. Però dico, se parlando con alcune di queste persone, potrebbe essere, a volte loro hanno tentato qualche esperimento, a volte stanno osservando gli esseri umani mentre lo fanno, le emozioni vengono intensificate e la passione
l'urgenza che abbiamo in quel momento, a volte cercano di sperimentarlo fra di loro stessi, quindi sembrano essere attirati, vero? Bene, è dovuto alle emozioni. Differenti razza sulla Terra, perché? Quali sono le differenze, le combinazioni di queste 22? Sono la combinazione di queste 22 o che cosa? Sì, è così, sono così. Sai quale razza extraterrestre, ehm, qual è? So di alcune, però non sono preparato per parlare su questo, però lo faremo realmente molto presto. Prometto che probabilmente 3-4 settimane sarà fuori sul mio sito web. Quindi ora io sono estremamente motivato a cercare un indicatore, un accordo, ok? Perché tutti sappiano questo. Cosa sono tutti quelli, soprattutto se viene fuori, o almeno informazioni, questa informazione bisogna anche renderla disponibile, tutti devono sapere. Tu però non riesci a rispondere a questo perché tutti i caucasici sono di una linea o siamo di una mescla, di una razza, si- siamo una mescla, vero? Tutti abbiamo un temperamento da moderato a buono quando siamo soli e non siamo provocati. Però non c'è nessun problema con questo. Non ho capito la domanda. Esiste qualche indizio che torneremo a riprendere il controllo del pianeta? Questo non succederà, però quello che facciamo sarà totalmente sotto la nostra responsabilità. Ci consegneranno il pianeta, lo so, è come un fatto. Quindi ci sarà una specie di discarica di tutta l'umanità. Già viene discusso, quindi tutto il mondo stanno dando al mondo esattamente la stessa informazione. Intorno a quello che noi siamo, da dove veniamo, chi sono questi esseri, come siamo stati manipolati. Loro essenzialmente dicono: ok, questa è la verità. E non so quante persone saranno capaci di maneggiare questa verità. Se questo succede, hanno parlato rispetto a questo, se ci sarà qualcun contatto di qualche tipo, dopo che ci sarà l'estrazione delle entità regressive, poi si ritireranno e vedremo. Allora, bene, noi saremo totalmente autoresponsabili per questo. Quindi ci sarà una discarica dell'uomo. Tutto dipenderà da quello che faremo a noi stessi e la nostra ecobiosfera. Se noi siamo responsabili, loro non ci aiuteranno. Fu questo il dibattito galattico? Sì, esattamente, il dibattito galattico. E questo è il compromesso a cui sono giunti. Fate attenzione. Mi piace questo, Davide. Questo è completamente certo. Non si onorano da se stessi se non si onorano null'altro, se non onorano il loro luogo, capito? È esattamente questo che fu presentato. Ci abbandoneranno noi stessi. È vero. Siamo stati manipolati sin dall'inizio. Quello che succede a poche persone sono quelli che prendono responsabilità. Perché non la maggioranza? Bene, sto sperando che quello che faranno è il rilascio perché tutti lo sappiano e tutti cominceremo da zero. Lo sanno già in tutto il mondo. Sarebbe un grande aiuto. Cosa succederà il prossimo anno? La data che mi diedero fu il 12 agosto del 2003. Bene, ora la ragione perché mi hanno dato questa data
che è un giorno specifico e non sapevo fino a un paio di anni la ragione di questo giorno. Fu, ricordate l'esperimento Philadelphia? Quando inviarono la Enrich attraverso il tempo e raggiunsero, attraversarono un buco nel tempo, bene, crearono un portale che si suppone che sia ancora lì.